Ed eccoci finalmente al primo incontro di Coppa europea di quest'anno. Purtroppo c'è un preambolo a questa puntata. È successo che il sindaco mi ha cazziato pesantemente perché in una delle prime puntate in cui parlavo della nostra prima partecipazione assoluta alla Coppa dei Quasi Campioni, avevo detto che non si capiva per quale ragione noi potessimo partecipare a un torneo così importante. E ironizzando avevo anche osato dire che probabilmente era dovuto a qualche bustarella. Apriti cielo. Il sindaco mi ha detto testuali parole. Primo, anche se fosse vero, e non lo è, certe cose si fanno ma non si dicono. Secondo, se vuoi informare correttamente e in buona fede il pubblico, dovresti prima prenderti la briga a tua volta di informarti per sapere di cosa stai parlando. Invece tu, rivolgendosi a me, invece tu non sai un cazzo. Terzo, l'unico canale attendibile e autorevole a riguardo è quello istituzionale del comune e non le chiacchiere d'osteria. Ora, io cercavo solo di ironizzare sulla cosa che di per sé è strana, ripetendo semplicemente una cosa che dicono un po' tutti se voi chiedete per strada. Però ha ragione il singolo sul sindaco sul fatto che la Vox Populi non è autorevole, non è attendibile e quindi non dice necessariamente la verità. E purtroppo ora mi rendo conto che il fatto di avere un canale video su internet, anche se non lo vede nessuno, insomma, però è comunque pubblico. Per giunta è l'unico che parla della nostra manifestazione sportiva. Questo è da un lato è un piacere, è un privilegio, ma dall'altro è anche un potere. Ogni potere implica anche delle responsabilità e responsabilità di cui io francamente avrei fatta a meno, molto volentieri, però è così, tant'è, non si scappa. E quindi ora per non venire meno al mio dovere di informare correttamente e in buona fede devo leggere questo comunicato ufficiale. So che è noioso ascoltare uno che legge, però non devo correre il rischio nemmeno di sbagliare una parola perché è una questione troppo delicata. Per cui un attimo di pazienza che ci togliamo questa incombenza. Dunque, nel quadro delle politiche di inclusione ad ampio spettro promosse dalle istituzioni europee saranno intraprese nello sport anche iniziative che mirano a favorire l'integrazione intergenerazionale e professionistico-amatoriale. A ciò si aggiunga che nel corso degli ultimi anni le amichevoli internazionali disputate dalle squadre della Lega Prostata contro squadre dei più prestigiosi campionati europei hanno destato clamore fra il pubblico ed hanno favorevolmente impressionato società, federazioni sportive e i mass media. Per tali ragioni, la Federazione Calcistica Europea ha deliberato eccezionalmente di offrire alla nostra Lega una wild card per la partecipazione al massimo torneo europeo, la Coppa dei Quasi Campioni, e tre wild cards per la Coppa seconda in prestigio, la Coppa dei meno peggio d'Europa. Qualunque diceria o l'azione riguardante fenomeni di corruzione sono, oltre che totalmente prive di fondamento, anche lesive dell'immagine e dell'onorabilità di questa giunta comunale e come tali saranno perseguite nelle appropriate sedi in ambito giuridico. Wildcard, tradotto dal milanese all'italiano, sarebbe un invito, ma detto così fa più figo allora. Ora che ho letto il comunicato ufficiale, spero di essere uscito una volta per tutte da questo ginepraio, perché vorrei aggiungere a titolo mio personale della trasmissione che sinceramente non era nostra intenzione mettere in difficoltà il sindaco e la giunta comunale e che non ci interessa fare politica, quindi noi facciamo solo intrattenimento. La politica serve certo perché le cose vanno governate, ma a noi interessa occuparci di quello, del calcio giocato, la cosa che ci interessa di più. Siamo contentissimi di aver avuto l'opportunità di partecipare alle coppe europee, per carità. Adesso passiamo a quello che ci interessa davvero. E a tal proposito, insomma, siccome l'inizio delle coppe vorrei andare a dare un'occhiata. No, forse lo faremo la prossima volta. Vi daremo un'occhiata.
Diamo un'occhiata ai tabelloni delle coppe. Ecco, info sulle competizioni. Quello a cui partecipiamo noi è la Coppa del Viaggio d'Europa, la fase gironi. Nella Coppa dei quasi campioni quest'anno partecipano gli interisti perché sono i campioni uscenti, hanno vinto l'anno scorso. Noi avevamo vinto il campionato 2 anni fa e quindi abbiamo partecipato alla Coppa dei quasi campioni l'anno scorso perché siccome noi abbiamo un posto solo, una sola wild card, per noi funziona come la vecchia Coppa Campioni, nel senso partecipa solo il campione, mentre altri campionati come la Serie A partecipano anche i quasi campioni, insomma. E qui noi nel gruppo D ci siamo noi, nel gruppo D ci sono gli ammogliati storici, nel gruppo F contro Lille, Mosca, CSKA e ci sono i Malinisti Seniores nel gruppo K. Ecco, questi sono... Beh, ora qui vedo che ci sono Holisti classici che sono la quarta squadra, però ci deve essere un errore perché se il comunicato del comune dice che ci sono 3 wildcard, vuol dire che sono 3 e qui ci deve essere un errore. Comunque, ora andiamo avanti, non mettiamo più in discussione quello che dice il comune, per carità. Quindi adesso velocemente sistemiamo lo schema di gioco. Questo diciamo è il nuovo schema che abbiamo adottato dopo un po' di prove perché col vecchio schema Arcadia, insomma quello che puntava tutto a centro, mi sono reso conto che si perdeva un sacco di tempo. Queste sono partite di 5 minuti e noi stavamo lì a fare la trincea davanti all'area avversaria, che era anche abbastanza divertente, però richiede troppo tempo. Allora per accelerare un po' le cose abbiamo provato a fare uno schema più sbilanciato, abbiamo rinunciato invece dei due terzini c'ho i laterali che arretrano, fanno le veci di terzino e c'ho 3 centrali. Sicuramente è una cosa rischiosa. Io ora mi metto trequartista, il Tabacchino è abbastanza versatile, può occuparsi lui di fare il laterale, perché purtroppo stavolta, oggi abbiamo Mastro Birraio che sta male e poi abbiamo anche Briscolosco che sono 2 terzini destri che a volte lavorano anche a destra e non li posso usare nemmeno con lo schieramento a 5 in difesa. Per fortuna c'è Busen per un'eventuale sostituzione a destra e per Ghisa posso fare entrare Django. Ghisa sta meglio. Va bene. Andiamo avanti, abbiamo perso già troppo tempo. Non vedo l'ora di giocare, anche se c'è il rischio di buscarle, almeno per dimenticare tutte le vicende al di fuori del campo. Forza ragazzi. Debutto assoluto in Coppa dei meno peggio, perché vabbè, l'anno scorso era la Coppa dei quasi campioni, che era la Coppa più prestigiosa, quest'anno siamo in Coppa dei meno peggio. Estamos de novo naquela altura especial em que as principais ligas nacionais da Europa estão no seu início e todos os clubes ainda evidenciam uma esperança imensa. O mesmo se passa aqui. É o Giochiamo in primeiro passo Portogallo. por muitos rumo ao topo do futebol europeu. Nesta altura todos acreditam e continuarão a acreditar até a realidade lhes provar o contrário. É um maravilhoso mar. Sporting non abbiamo mai incontrato, nemmeno in amichevole. Vediamo un po', non ho guardato bene qual è la loro formazione prima nello schema di gioco. Ma di solito il verde non mi piace nelle maglie del calcio, però questa qua è un po' tipo da rugbista, comunque abbastanza simpatica, quella bianco-verde dello Sporting. Non mi piace il verde anche perché è un colore che tende a mimetizzarsi col campo, allora siccome io ho una certa età, ci vedo poco, spuntano avversari da tutte le parti e non è simpatico. Loro sì, hanno 2 terzini, 2 ali, noi abbiamo ora in difesa 3.
subiremo un po' sulle fasce, cercheremo di difendere al centro nelle istruzioni avanzate del gioco. Ho provato a dire di cercare di attrarli verso il centro del campo dove dovremmo essere in superiorità, però si parte. Tra l'altro tutte quelle istruzioni avanzate che ci sono, il gag pressing l'ho eliminato perché sprecavamo talmente tanto di quel fiato, non abbiamo più l'età per fare una roba così dispendiosa. A fine partita eravamo tutti in ginocchio. Qui si incomincia male. Forza ragazzi, dai. Insomma, ho l'impressione che più istruzioni avanzate do e più danni faccio. Quindi ora l'unica cosa che ho aggiunto qui è che le ali devono essere versatili, devono tornare indietro verso il centro, a seconda delle necessità. E io cerco di spostarmi in modo da dare una mano. Qui per esempio sto nuocendo a Gigi perché siamo nella stessa posizione. Devo stare attento a non fare quell'errore. Oh, era bello questo. Peccato, ho chiamato la palla in area. Hanno fatto un passaggio strepitoso. Gerlando, bravo, bravo. Avrei potuto anche passare a Colucci, che finalizzazione è meglio di me. No, pazienza. In quelle occasioni lì si chiude la vena, no? Davanti alla porta non puoi rischiare di sprecare un'occasione. Poi, io che sono nel mio ruolo di supervisore, no? Quello che dà un sacco di consigli, poi c'è un sacco di rimpianti e comincio a dire perché non abbiamo fatto questo, perché non abbiamo fatto quello. Non c'era nessuna ragione per fare la scivolata. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Cortou aquele passe. Ho visto che subivamo soprattutto per via del fatto che degli attaccanti avversari si seguivano fra i due difensori e ho detto magari contro i difensori centrali c'è quello in mezzo che tappa il buco, mentre forse i terzini c'è meno bisogno, che stiamo dietro. Ora le ali rientrano. Vedo. Chico Geraldes mette a bola na esquerda. Ninguém lhe tira aquela bola. Procura alguém na área com o cruzamento. Speriamo che dia dei frutti anche in Europa questa cosa. Però per ora sì, c'è stata una bella occasione da gol per noi. Spero che mi capiti qualcuno ancora. Fuori gioco? No. Soa o apito e acaba a primeira parte. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Futebol é ataque e defesa. E neste jogo tem sido muito importante o aspecto defensivo. Também existe arte em saber defender. O 0-0 preciso no marcador após os primeiros 45 minutos. Os primeiros 45 minutos non sono stati malacci. Tutto sommato avremmo meritato un golletto. Basta um golo para dar mais emoção a este jogo. Tenta abrir uma brecha na defesa. C'è qualcuno lì? Sai renta a relva. Oh, niente, Gerlando non è riuscito a girarsi. Anche questa era bellina. Peccato, peccato. Questo schema qua è una via di mezzo fra quello dell'anno scorso e quello che avevo progettato contro l'Ajax, perché abbiamo la possibilità sia di fare i vecchi cross da fondo campo che di essere in superiorità davanti all'area, cioè superiorità, insomma, di avere più gente. Siamo 2 o 3 trequartisti, 2 punte per dare più possibilità di passaggio, poi anche le 2 punte sono abbastanza versatili, possono fare rotazione con le ali, insomma ci sono tante possibilità in questo schieramento, è abbastanza versatile. Está a ser um jogo muito disputado a meio campo, faltam oportunidades. O jogo já vai na segunda parte, as equipas rematam pouco.
Por isso agora há golos. Vai Gerlando, dai! Tenta meter lá na Che frente. miseria. E Gerlando si riconosce bene, quello con la Jogada cresta, volta, perché- estaca zero. per sembrare più alto, perché è un po' Mathieu. piccoletto, più basso di me. Manda um chutão lá para a frente. Bolazier tem a bola e espaço para E qui, progredir. ora, si rischia la punizione. Diamo un'occhiata allo stato di forma, così veloce. So io che sì, sto quasi finito. Però come consumo energia mi sembra che sia buono, dai, questo. Si può giocare 90 minuti anche senza cambi. Acunha. Credo che i difensori non si stancano troppo. Porco Non si cavolo, deixa questo. intimidar C'è prezzo. pela Oh, pressão. dai, siamo 4. Passe Ah, longo lá para a frente. cioè siamo in 4 intorno a uno, non c'è uno che riesce a mettere il piede e togliere la palla. Grande demonstração de posse de bola. Joga para diante. Qui ormai scatto sulla fascia e io non lo faccio più perché Coates. ho la lingua di fuori. Rodrigo Bataglia. Acunha. Potrei anche far entrare qualcuno al posto mio, però perché non posso fare modalità allenatore in questo stato. E magari... É o Vabbè, apito para o andata. final do jogo. Os Sì, mi dispiace non ci sia stato il gol, comunque due belle occasioni le abbiamo viste. Todos gostariam que a equipa tivesse Quindi começado esta come fase de forma bem mais positiva. prima esperienza contro lo Sporting, Foi o jogo que esperavas, Luís. Um direi che è impacto abbastanza forte no início da positiva. competição. A equipa ainda esteve muito presa de movimentos. Tem que ganhar o próximo jogo. Termina assim a nossa Abbiamo transmissão em cominciato direto subito do bene jogo qui. desta noite. E só me resta agradecer ao nosso comentador, Luís Mancato di Freitas Lobo. poco O prazer é rispetto da mútuo, porta. Pedro. E aproveito Di também prima para al dar um volo, abraço a ma todos insomma. aqueles que estiveram a ouvir. Vabbè. È stata l'occasione più importante della partita, chiaramente. E niente, tutto sommato sono abbastanza soddisfatto del funzionamento del nuovo schema. Abbiamo provato tanto nell'allenamento e sembra che prometta bene. Dimenticando tutte le cose negative, per ora arrivederci.